Ciao, buongiorno, benvenuti sul canale di Atelier Immaginario per un altro video. Oggi avevo pensato di registrare un video che parlasse di come si svuota una scultura, un manufatto, insomma qualsiasi cosa. Però poi ho letto un post su un gruppo Facebook relativo alla ceramica e mi è venuto in mente che magari si parla di come si svuota, eccetera, eccetera, ma non del perché. E quindi oggi intanto parliamo del perché e poi spero fra questa settimana e la prossima, ma non faccio promesse perché negli ultimi mesi sono riuscita a caricare pochissimi video e spero quindi di riuscire a caricare presto un altro video per far vedere come svuotare una scultura. Allora, perché si svuota? Molti ritengono che sia principalmente per il discorso bolle d'aria. Questo si lega chiaramente al discorso dello spessore massimo che un manufatto può avere e chiaramente maggiore è lo spessore, cioè questa è la base di una scultura che sto realizzando, ho iniziato adesso, e minore è lo spessore, minore è il rischio che ci siano delle bolle d'aria presenti. Perché dobbiamo evitare come la peste le bolle d'aria? Perché una volta che noi abbiamo il nostro manufatto asciutto, lo andiamo a mettere nel forno e se sono presenti delle bolle d'aria, cosa accade all'aria quando si riscalda? Ricordi dal liceo? L'aria si espande e quindi espandendosi può causare rotture o esplosioni. Ma non è solo per questo che si tende comunque a realizzare degli spessori minimi, ma è per un motivo spesso sottovalutato, che è quello dell'asciugatura uniforme. Infatti, cosa accade? Accade che se noi abbiamo un oggetto pieno così, possiamo rischiare, soprattutto se lo posizioniamo ad asciugare in una zona magari vicino a fonti di calore o comunque non idonea, rischiamo che si asciughi prima la parte esterna e rimanga dell'acqua intrappolata all'interno. Quindi diciamo che avremo questa umidità interna che poi faticherà ad uscire perché l'esterno sarà già asciutto. E quindi cosa accade? Accade che sempre durante la cottura, se l'oggetto non è perfettamente asciutto all'interno, si rischia che con il calore l'acqua si riscalda, quindi tende a evaporare, ma incontri esternamente un ostacolo che è appunto l'argilla asciutta e questo causa una rottura. Ecco, quindi non è impossibile realizzare degli oggetti con spessori importanti. Diciamo che le fasi importanti da tenere a mente sono due. Primo, la preparazione dell'argilla, cioè deve essere compatta per evitare appunto che rimangano delle bolle d'aria, e poi l'asciugatura deve essere molto lenta. Questo io lo dico sempre, insisto, perché nessuno no, non è vero, nessuno, molti non danno molta importanza a questa fase che invece è fondamentale. Da una buona asciugatura possiamo evitare molti problemi. Quindi questo è il primo video sull'argomento, speriamo di riuscire a fare presto, quello in cui vi faccio vedere principalmente due modi in cui si svuota, quindi da sotto oppure tagliando la scultura. E niente, spero che sia stato interessante e alla prossima.